Buongiorno a tutti ragazzi. Inizia una nuova giornatina con la dieta Mi piace così. Questo oramai tutti i giorni è uguale, quindi so cosa aspettarmi. E oggi è il mio giorno, il mio day off, il mio giorno di casa. Abbiamo una bella menina. Siamo arrivati a giovedì. Siamo quasi siamo alla metà del secondo pacco. Fatica, a parte i primi giorni, no, niente fatica. L'altra questa settimana la sera è bella piena, difficilmente si ha fame. L'unica cosa a cui bisogna porre particolare attenzione è quando si fanno le uscite serali. Infatti al momento io le sto un po' evitando, però prima o poi le sto evitando. In realtà 3 volte sono uscito, però è sempre un territorio un po' problematico, soprattutto se ti offrono, se ti vogliono offrire da bere. Magari te parti con l'idea, lo finisco e prendo la mia Coca-Colina zero e poi arriva quello e si dice dai, fai uno shot. Sì, è pericoloso, molto pericoloso. Fortunatamente io sto bene anche in casa, anzi dopo il lavoro sto bene a casa. Ho finito di guardare la serie degli 883. Mi è piaciuta, a parte mi è piaciuta la loro storia sempre, una storia un po' popolare e francamente mi è piaciuta molto. Anzi, se avete delle serie da consigliarmi, scrivetele nei commenti che me le guardo volentieri. È buonissima la cioccolata che si scioglie con latte e viene un battino alla cioccolata. Siamo arrivati a fine colazione ragazzi, ci si vede a pranzo, questo giorno di festa. Eccoci a pranzo ragazzi con un nuovo piatto che mi ispira particolarmente perché è chicken curry, pollo al curry con riso, che io lo adoro. Tra le altre cose ho scoperto una cosa interessante sull'applicazione che vi faccio vedere subito. Questa è un'applicazione che ci permette di vedere i valori del piatto che stiamo mangiando e come potete vedere praticamente il piatto è totalmente privo di conservanti. Da questo video in poi farò vedere i valori di ogni piatto che andremo a mangiare. Ecco qua il piatto, al solito sempre diviso tra riso e pollo. Lo andiamo a cuocere e torniamo tra pochino. Ecco pronto il piatto. Ora ve lo faccio vedere. Oddio, di fondo se ce ne mettevano un po' di più forse era meglio. E il risottino che si mette di qua da parte. Eccoci qui, questo è il piatto come si presenta. Non è tantissimo pollo, però sentiamo un po' se è buono. Ho voluto far vedere l'applicazione perché non sono poche le persone che mi hanno scritto dicendomi di fare attenzione in ogni caso ai cibi confezionati perché sono pieni di conservanti e cose del genere. E questa era una curiosità che avevo,
quindi è un'applicazione certificata questa che va a vedere i vari ingredienti che ci sono. Come avete visto, la qualità è 90, cosa che difficilmente trovate in giro, se non a prezzi molto alti. Anche questo ammesso nel costo finale della cosa. Buono, non è saporitissimo, abituato al curry che fa mia moglie, è un po' differente, un po' sciapino forse. Avevo visto in confezione che c'erano quei bei pezzettoni di pollo, in realtà sono dei pezzettini molto tritati, molto piccoli, però va bene. In ogni caso è un buon piatto. Poi teniamo conto che ieri ci siamo mangiati per 2 volte le lasagne, non male, non il top, ma non male. In ogni caso, come abbiamo visto, estremamente sano. Di fagiolini, di lenticchie, sono molto buoni, per niente male, non cucina ma buono. E per finire, questo ce lo siamo fatti ieri. Oggi, a differenza della frutta, abbiamo una sorta, qualcosa che dovrebbe assomigliare al crème caramel, fatto con la bustina che viene data in confezione, con aggiunta di latte scremato, senza lattosio nel mio caso, burro di gomma più che altro. Questo è un po' troppo, a differenza dell'altro, è venuto troppo gommoso, non è male. Devo far vedere. Non so se mi ho cotto male io. Sai, proprio quando si mangia il dolce è un regalo, quindi va sempre apprezzato. Non spinge tantissimo il caramello, vabbè, penso, anche perché sennò ci farebbe lievitare, però si sente il sapore. E francamente non è male. Oggi sarà una giornata molto più tranquilla rispetto a quella di ieri, anche per recuperare la quantità di pasta che si è mangiato. Quindi niente, ci vediamo dopo merenda. Oggi mi sono fatto anche una bella passeggiatina un po' per i campi qua intorno, un po' di relax, e più vedo questo più sono convinto che fra 2 giorni sarà distrutto. Vediamo. Questa merenda è particolarmente silenziosa. Sapete, di giornate no, neanche io. Già, pensavo prima una cosa alla parte che è sempre centrale alla dieta, al di là che io praticamente non l'ho manco iniziata perché sono a una settimana
se mi raffiguro un ponte, ed un ponte senza un ponte di legno, quelli di alla Indiana Jones, no? La parte complessa non è fare il primo passo sul ponte o arrivare agli ultimi metri del ponte. La parte complessa è la parte centrale del ponte, dove non hai appigli, dove ti perdi. E avere questo, ora questo perché te lo fanno loro ti danno un calendario con le cose da fare, però è passata una settimana e se ci penso mi sembra che è passato un anno da quando l'ho iniziata, e perdersi è veramente un secondo, perde la via, perde il lume. Ci vuole veramente poco a perdere la via e cascare nel baratro, no? Che rappresenta un po' il fallimento, non essere riusciti a tenere duro durante il percorso. Ecco, sembra una cavolata, ma avere un riferimento anche da quando sei iniziato fino in fondo fa un po' da fune dove aggrapparsi in questo ponte. Poi al solito farebbe piacere sentire anche la vostra, come siete riusciti a sorpassare determinate difficoltà. Può essere utile, lasciando stare la dieta che si chiama mi piace così, ma si potrebbe chiamare anche in un'altra maniera o potrebbe essere un'altra. Il problema è come attraversare questo ponte, come rimanere in equilibrio su questo ponte. Hanno retto, non so per quanto, però oggi hanno retto. Più buona con le pere, sapete? Le noci con le pere ci sto. Andavo stamani al supermercato, però la frutta buona, quella estiva, non c'è già. Non c'è già più la frutta buona estiva. Buone, le pere, le arance, i kiwi. Però per la frutta estiva mi piace particolarmente. Ragazzuoli, la merendina è andata, ci vediamo per cena. Eccoci con la nostra verdurina serale. Andiamo di sale, pepe e un cucchiaino di olio. Stasera carciofi.
leggera del solito. Insomma, ieri si è mangiato. Buoni sti carciofi. Io, per fare un po' meno spreco, mi sto prendendo quelli congelati. Non sono quelli freschi, ma butto via meno roba. Allora, si impara a apprezzare il tavolo. Si impara ad apprezzare tanto. Il pane, più si va avanti, più diventa un ricordo. Prima, ragazzi, mi se ne mangiato 3-4 panini. Invece ora, cioè, non è che ci spuderei, però non mi manca. Anche stasera abbiamo il nostro brodino. Come vedete, ho fatto lo scan anche su questo per vedere la qualità del prodotto, e andiamo a cuocere. Vellutata di porcini. Un po' di sale ce l'ho messo, però questa no, ma nemmeno ciappina, no, mi torna. Mi sta tornando il sapore in bocca. Io le sto adorando queste vellutate. Ho visto un po' dai valori nutrizionali, sono quelli un po' meno, quelli con i valori un pochino più alti di sale e di zucchero. Però al solito zero conservanti. Oggi è ancora più fresco e è il suo proprio. Brodino della sera. Quando si era piccoli, che la sera si arrivava, c'era il brodino, il lesso. Il lesso sarebbe la carne bollita. Le cose che riscaldano. In ogni caso, guarda, queste sono veramente boia. Sono veramente buone. Io ve l'ho detto. Se finisco la dieta mi faccio mandare delle carrellate di vellutata. Estremamente buone. E ora andiamo con l'ultimo piattino della serata. Stasera ve l'ho detto, serata leggerina, dove abbiamo un poulet. A differenza della prima sera che ho cotto questo questa volta, che prima ho sbagliato, non è di fagioli, è di piselli. Questa volta l'ho cotto col bimbi per vedere se mi veniva un po' meglio, perché mi era rimasto un po' attaccato. Ora non è che sia venuto un granché anche stavolta, però sicuramente spero che sia meglio della volta scorsa, al di là che vedo un po' di più volumi. Anche l'altra volta c'erano due, però stavano bimbi, tutto, però non mi ha tritato questa roba avanti. La prossima volta lo metto con le lame, sentiamo. Sì, il solito pure leggerino, solo i lumi. Ma è colpa mia questa, l'ho cotto male, ho sbagliato. Mea culpa. Dovevo mettere le rame, devo fare un pochino meglio sti cacchio di grumi maledetti. Allora, ho aggiunto rispetto alla prima volta, ci ho messo un pochino di sale perché sono un po' parecchio indietro, cioè dirà che dice c'è il sale, però io francamente non lo sento. Così con un po' di sale, un po' di pepe è meglio.
È una cinettina un po' da ospedale questa, da semiliquido. Però ricordiamoci che insomma mi sono mangiato le lasagne. Oggi giustamente hanno detto ora te le smaltisci. Silenzio parli arnese. Silenzio parla arnese. Vabbè, e su questo c'è poco da dire. Molto meglio il brodino di prima. Quelli sono top. Questa sì, giusto per di mangio qualcosa. Grazie, a posto. Ci vediamo domani mattina. Ragazzi, a posto, ci vediamo domani mattina. Ciao. Buongiorno a tutti, siamo arrivati a venerdì. Oggi abbiamo cappuccio e pera, sempre con i nostri musi del cioccolato che ormai sono un segno distintivo di questa dieta, però va bene con me. Questa pera è buonissima. Avrei una domanda per voi su cosa fate il giorno del pasto libero. Ci devo ancora arrivare, però sarei curioso prima di sentire solitamente cosa fate voi, che tipi di ristoranti, che tipi di alimentazione prendete durante le giornate di pasto libero. Questa pera è come mangiare una soletta di una scarpa, come si dice, è dura ammazzata. Via, finita colazione, frutta basta perché non mi piace sta pera. Ci vediamo a pranzo. Eccoci a pranzo, siamo tornati dalla mia mamma e anche oggi un piatto che si è già visto, vi faccio vedere anche le caratteristiche nutrizionali con l'applicazione e andiamo a vedere, cioè in realtà questo si è già visto, era un piatto di riso freddo che a quel che mi ricordo era parecchio buono. Del piattone, insalata di riso freddo si dice da queste parti. Ma che mega piattata di risottino. Allora, l'altra volta era buono, sentiamo stavolta. È il solito, quindi è sempre buono. Col tonno, qua volendo ci sta bene, ci aggiungano sempre un po' d'aceto, anche in un altro, o è per conservarlo che ci mettono un po' d'aceto. No, perché l'insalata di riso è perfetta. Nel riso col tonno un po' di meno, è molto buono, è un piattone
con dei bei pezzettoni di tonno. Lo dico anche alle mamme così la giorno. Sono andato, c'è un'applicazione per vedere i valori nutrizionali, no, i valori di conservazione, per vedere che roba ci mettono dentro. Ti scannerizzi e ti dice tutto, vita, morte e miracolo. Gli dà 90% positivo. Tutto vuol dire che questa roba puoi comprare nei negozi bio, e se te compri un piatto così nei negozi bio a 3-4 euro ti costa. Costerà anche 6 o 7 euro, quindi la qualità c'è tutta. Ora dopo un po' di video ve lo posso far vedere per evitare i commenti del cavolo. Questa è la scadenza che scade il 26 febbraio 2026. Un viso freddo. Contorno. È proprio il tipo di conservazione che è particolare. Sarebbe bello fare un approfondimento sulla questa conservazione. Atmosfera controllata. Il nostro bel piattino di riso è andato e andiamo con la fruttina. Allora, questo non sono riuscito a scannerizzarla perché non c'ha il codice a barre. Penso che sia sulla scatola, ma viene dato separato, quindi non vedo il codice a barre, però è una mousse, quindi insomma. Sentiamo Alexa cosa ci dice. Alexa, cos'è l'atmosfera controllata? L'atmosfera controllata è un processo di sottrazione dell'ossigeno presente nell'aria realizzato tramite il controllo simultaneo delle percentuali dei gas presenti nell'atmosfera, della temperatura e dell'umidità in un determinato ambiente. Gli albori della ricerca sull'atmosfera controllata risalgono al 1821, anno in cui il fisiologo Frédéric Bérard pubblica il libro Doctrine médicale dell'École de Montpellier. Ci siamo fatti anche una cultura. Ragazzi, il pranzettino è andato. Oggi il gatto non si sa dove sia. Ci si vede dopo merenda. Eccoci qua. Per un po' di aumentato perché ho fatto una penicellina, come si dice queste parole. No, non la butto via l'occhiali, no, Allora, la merendina. Sono un po' malvenate, però c'ho queste. Voi cosa mangiate per merenda di solito? Bella questa. Il mio mangia sicuro, il mio mangio però per farmi un po' di affari vostri. Chissà come andrà questa settimana. Insomma, la merenda l'abbiamo finita. Oggi sono taciturno, ci vediamo per cena. Ragazzi, se volete farmi felice, fatemi dei cavolfiori.
adoro. Con il nostro bel cucchiaino, ormai che abbiamo preso l'abitudine. Pepe e sale. Leviamoci gli occhialini. Ragazzi, come sono buoni i cavolfiori lissi. Bruciano. Penso sia una delle verdure più buone di tutte. Io, come vedete, sto continuando a scannerizzare i vari prodotti che andremo a mangiare con questa dieta. Per ora purtroppo solo le vellutate sembrano un po' basse come qualità, ma sono buonissime. Sempre senza conservanti, un po' troppo sale, un po' troppo zucchero. Questa sera avremo una vellutata nuova che sembra pomodoro e basilico. Proviamola, sentiamo un po' di come sarà. Eccoci con la nostra vellutatina. Il colore non è il massimo, ve la faccio vedere. Magari è buona, sembrerebbe a zuppetta di pomodoro in sostanza. Al solito non è vellutata, è un brodino che brucia parecchio. Allora, al solito non capisco come mai dopo il secondo sorso mi sembra buona. Ricorda molto alla lontana il pomodoro. Si sente il pomodoro, però ecco, non si sente come un Bloody Mary. Più che Bloody Mary con un succo di pomodoro. Però non è malvagio. Non è magari tra le mie preferite, ma si beve bene. Cioè, si beve veramente, ci vorrebbe una mega lente. C'è un po' di pastina dentro, sapete quella piccola invisibile quasi. I capellini, ma pezzettini minuscoli. Ho un debole, come sapete, per le vellutate. E anche questo brodino era buono. Mi dispiace un po' per questi valori nutrizionali che sono un po' mediocri, al di là che sulla confezione c'è scritto grado B, però sull'app mi dà un grado C. Ma a me piace. Andiamo con questa portata che avevamo già visto. In realtà l'abbiamo mangiata già 3 volte, che è maiale con senape e verdure. Anche questo diviso in 2 parti e lo andiamo a cuocere. Prendiamo il nostro bel piattino, piattone più che piattino, guardiamoci i suoi valori nutrizionali, che come vedete sono sempre buoni.
ed iniziamo. Questo è particolarmente buono. C'è il maiale bello soffice, lenticchie, fagiolini, carote, buono. Questo è in buona classifica, nella mia buona classifica dei secondi piatti. A fine mese scorso c'è stato il Lucca Comics. Qualcuno di voi c'è andato? Io purtroppo in molti anni non ci vado. A livello di sazietà ci siamo alla grande, perché un piatto di verdure, la vellutatina, il brodino. Il secondo, cioè, siete belli pieni, E poi la carta vincente è la varietà. Quella è veramente la carta vincente. Non rimanere mai sulle solite cose, tranne i muesli, che quelli per ora sono 2 settimane che vado avanti a muesli, però il resto assolutamente niente da dire. Vedremo poi in settimana nuova cosa è successo. Ragazzi, vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!